Ciao amici di YouTube e benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme come sostituire le pastiglie dei freni su una Fiat Panda 1200 benzina del 2004. Ma prima una cosa, una bella introduzione di questa bellissima Panda, che ha anche di un bellissimo colore, un bel verde pisello. Allora, come prima cosa ci mettiamo guanti. Andremo a togliere la borchia. Prima di alzare la macchina con il crick andiamo ad allentare i quattro perni. Prendiamo la nostra chiave, acquistata alla Lidl. Questi dovrebbero essere da 17. E una volta allentati i quattro perni andiamo ad alzare la macchina con il crick. Mettiamo il nostro cavalletto sotto. Perfetto. E togliamo la ruota. Tac. Questa la mettiamo da parte. Giriamo il volante tutto a sinistra. A questo punto prendiamo un cacciavite piatto, tipo questo, lo inseriamo qui lateralmente alla pastiglia e facciamo una piccola pressione in questo modo, leggera, giusto per spingere il pistone verso l'interno. Una volta fatto ciò andiamo a togliere questa spinetta, togliamo questo, pinza e sfiliamo. Tac, eccola qui. Una volta tolta facciamo pressione sulla pinza e togliamo la spina. Ora un po' rugginoso, ci possiamo spruzzare un po' di WD-40 che ci agevolerà l'uscita. Quindi pressione sulla pinza e sfiliamo. Ecco fatto, eccolo qua. Mettiamo da parte. A questo punto possiamo sollevare il coperchio in questo modo, vedete? Adesso andrò a prendere un gancio ad S per fermare il coperchio, faccio vedere come. Alziamo, mettiamo il gancio ad S qui ed altri li mettiamo qui di sopra. E andrò a fermare il tutto qui. Ecco fatto. Vedete? In questo modo. E queste sono le nostre pastiglie. Queste basta semplicemente sfilarle così. Guardate qui. Vi faccio vedere a quest'altra telecamera. Sono finite. E questa è l'altra. Questa un po' meglio. E adesso andremo a prendere le pastiglie nuove. Le pastiglie ho acquistato queste qui della Brembo a 15 euro su eBay, poi tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. E all'interno troviamo le nostre 4 pastiglie e c'è anche il sensore di usura che però noi non useremo perché questa Panda non ce l'ha. Quindi via tutto. Ora il disco, essendo un po' consumato, prima di mettere queste nuove daremo un po' una grattata qui lateralmente con la carta vetrata, giusto per stondarle un pochino e farla aderire meglio al disco. Poi tanto comunque andando a giro e frenando la pastiglia prenderà la forma del disco, si consumerà in base al disco e poi dopo la macchina frenerà molto meglio. Però noi per avvantaggiarci diamo una bella grattatina con la carta vetrata. E una volta data una bella grattatina andremo ad appoggiare le nostre pastiglie in questo modo. Appoggiamo e spingiamo. Tac, perfetto. Faremo la stessa identica cosa anche per la pastiglia interna. Bella grattatina. Una volta grattata prendiamo la pastiglia e la andiamo a mettere da quest'altro lato. Tac, vedete?
Il coperchio naturalmente ora le pastiglie nuove c'è il pistone che essendo fuori non passa e non va a chiudere. Quindi per far sì che si possa chiudere questo coperchio bisogna spingere il pistone verso l'interno. E noi lo faremo con il nostro kit di ripristino pistone che abbiamo già visto nel video precedente del beeper. Non so se ve lo ricordate, nel caso il video non l'avete visto ve lo lascio qui in alto. Prendiamo il kit. Vediamo se è questo l'adattatore. No, è più piccolo. Prendiamo questo adattatore. Mettiamo questo qui in questo modo, è calamitato. Poi stringiamo, mettiamo questo qui dentro, vedete, così, e andiamo ad allargare, andiamo a svitare fin quando questo piattino non arriva a battuta qui. Ecco fatto. A questo punto, svitando questo in senso antiorario, andiamo a comprimere il pistone, vedete? Magari prendiamo una chiavina, inseriamo la chiave e comprimiamo il pistone. Vedete? Tac, è arrivato perché non va più. Ecco fatto. E abbiamo fatto rientrare il pistone. A questo punto togliamo i nostri ganci ad S, pinze ben ferme, abbassiamo il coperchio e lo spingiamo verso di noi. In questo modo gli facciamo fare questo giochino. Vedete? L'abbassiamo. Perfetto. Una volta abbassato, inseriamo la nostra spinettina, schiacciando sempre il coperchio. Facciamo passare in tutte e tre i fori. 1, 2 e 3. E a questo punto andiamo a mettere questa, giriamo un po' la spina per vedere il foro, eccolo qua, e questa la inseriamo semplicemente in questo modo, mettiamo nel foro e spingiamo. Se non va prendiamo un martellino di gomma, una volta messa andiamo a girare la spina in questo modo e la lasciamo dalla parte questa qui, dove, diciamo dove c'è il maschio che esce dal foro, la lasciamo così, ci assicuriamo che non si muova niente. A questo punto possiamo mettere le ruote dritte e rimontare la ruota. E adesso andremo a fare la stessa cosa anche sulla ruota di là. Quindi mettiamo un cacciavite piatto qui tra la pastiglia e il coperchio, in questo modo. Piano piano, senza fare troppa pressione. Perfetto. E adesso andremo a togliere la nostra spinetta. Prendiamo le nostre pinze e tiriamo. Tac, eccola qui. La mettiamo da parte. Facciamo come prima, facciamo una pressione sul coperchio e sfiliamo. Tac, eccola qui. A questo punto possiamo sollevare il coperchio. Tac. E mettiamo i nostri ganci ad S. Dove sono? Ganci ad S. Dove caspita sono? Eppure erano qui. Possibile, perdo sempre tutto. Maremma. Mettiamo i nostri gancini. Perfetto. E sfiliamo le nostre pastiglie.
Qui se vogliamo possiamo dare una spazzolata, ma comunque è abbastanza pulito, Anche di là non l'ho data, ma è pulito. Diamo una grattatina alla carta vetrata. E andiamo a metterle, le appoggiamo, tac, e questa di qua, tac, perfetto. Adesso facciamo il ripristino del pistone. Questo ce l'abbiamo già montato, quindi avviciniamo il tutto, inseriamo qui. Questa mi sa che dà noia, la spengiamo. Prendiamo la nostra chiave da 22 e ripristiniamo il pistone. Perfetto. Un'allentatina e togliamo tutto. A questo punto togliamo gancio ad S. Tanto bisogna fare lo stesso lavoro pari pari che abbiamo fatto di là. Via. Questo l'appoggiamo. Adesso cosa bisogna fare? Ve lo ricordate? Questo lavorino qui. E spingiamo. Tac. Rimettiamo la nostra spina. Perfetto. Questa la giriamo per vedere il foro, eccolo qui. E inseriamo. Perfetto. Tutto ben saldo, tutto fermo. Rimettiamo le ruote dritte. Ed eccoci arrivati a fine tutorial. Come al solito, se il video vi è piaciuto sapete cosa dovete fare: lasciare un bel like e iscrivervi al mio canale. Io vi saluto e alla prossima. Ciao belli!